Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina, ma soprattutto di sostenermi con un bel like e poi commentate più che potete. Bene, oggi vi porto questo Redmi Watch 5 Active. Esiste anche Redmi Watch 5 Lite e Redmi Watch 5 e basta. Hanno fatto 3 versioni di questo prodotto qua. Questa è la più economica, la trovate a meno di 30 euro in questo momento su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Poi c'è il Lite e poi c'è il Watch 5 che se non sbaglio viene intorno ai 70 euro, quindi il doppio di questo qua. Perché vi porto questa recensione? Allora, non voglio fare la classica recensione del che bello, che questo me lo sono comprato io direttamente su Amazon e adesso ve lo sto portando, vi dico un po' di caratteristiche, ma soprattutto voglio farvi vedere come connetterlo all'applicazione, cosa succede la prima volta che si attiva questi telefoni e vuole essere una recensione fatta così. Poi lo terrò per un po', 2 o 3 settimane, lo userò e vi porterò alla fine una recensione magari completa di come mi sono trovato con l'app e come mi sono trovato con il prodotto. Allora, io in questo momento ho solo Huawei, ho usato i Huawei e mi sono trovato da Dio, prima avevo avuto anche un Samsung, ma i Redmi, ho avuto il Watch 2 Lite e mi sono trovato bene. Ho detto perché non tornare su questi prodotti che costano poco e vanno benissimo, perché stiamo parlando di neanche 30 euro. Cosa ti compri oggi con 30 euro? Ti compri sì o no il cinturino di qualche smartwatch magari un po' più famoso. Quindi qua con i soldi di un cinturino vi prendete uno smartwatch che ha tutto quello che può servire. A chi serve questo orologio qua? Serve a tutte quelle persone che vogliono monitorare la salute, che vogliono fare le camminate ma non vogliono essere dei professionisti e quindi non gli serve l'altitudine, tutto quello che serve che magari dopo non utilizziamo mai, ma chi gli interessa dal farsi la camminata, la corsa, a più di 140 sport, ha un display da 2 pollici, una batteria che dura più di 18 giorni, quindi anche che duri 13-14 giorni sono già tanti, e posso andare tranquillo in vacanza una settimana, non serve che mi porto via il caricabatterie. Adesso ve lo dico così perché quando avevo il Samsung ogni giorno dovevo ricaricarlo, questo facciamo più di 2 settimane, quindi ben venga. Abbiamo anche le chiamate Bluetooth e torno a ripetere, siamo sotto i 30 euro. Bene, dai, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Adesso girerò la telecamera, la metto dall'alto in modo da farvi vedere anche come si configura e come funziona l'applicazione. Eccola qua, troviamo allora la nostra scatolina dove c'è raffigurato il nostro orologio quasi a grandezza naturale. Poi qui dietro abbiamo un riassunto delle caratteristiche principali che vediamo qui: display da 2 pollici con risoluzione 320x385 pixel, doppio microfono per le chiamate vocali, abbiamo una batteria che dura fino a 18 giorni, 24 ore su 24 monitoraggio del battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue, più di 140 attività, 200 watch face che possiamo scaricare direttamente dall'applicazione, dopo andiamo a vederla, e soprattutto è resistente anche all'acqua fino a 5 atmosfere, quindi abbiamo un prodotto, torno a ripetere, sotto i 30 euro. Questo è il nostro prodotto che vedete qua, il cinturino è fatto così, quindi si passa dentro qua e poi lo si aggancia in questo modo qua, così, tac, e eccoci qua. Quindi questo è il nostro orologio. Lo apriamo, qui ci sono tutti i sensori e qui dove vedete questi due sensori qua, vado a metterlo, il caricabatterie è magnetico, quindi avete visto, tac, faccio così, lui si connette in 2 secondi e via. Qua abbiamo il nostro speaker appunto per sentire le chiamate quando ci sono dei suoni, qua il tasto di accensione, adesso noi andiamo a accenderlo, eccoci qua, teniamo premuto per un po' e lui si avvia, scritta Redmi con Xiaomi HyperOS che è il sistema operativo suo di Xiaomi, e questo è il nostro... volevo farvi vedere anche qui, per sganciare il vostro cinturino basta tenere premuto questa levetta qua e poi la si rimette su, eccoci qua, sia da una parte che dall'altra, quindi il cinturino molto facile da cambiare. Bene, adesso ci viene fuori questo codice QR appunto da collegarci. Allora io vado, adesso vi registro la schermata del mio telefonino, vado su MyFitness, che è questa app qua con questo simbolo. Comunque se volete scaricarla basta collegare a questo, vedete, quel codice QR là, lo scannerizzate e vedete. Adesso io l'ho acceso
e lui mi dice già rilevato, associa, consenti l'accesso a tutti i contatti, associa, poi gli diamo ok, stesso codice. Bene, adesso si è associato. Io adesso vado sul tastino più, che vedete qua in alto, aggiungi dispositivo, Redmi Watch 5 Active, l'ha già trovato in un secondo. Bene, aggiungi, adesso lui dice associato, fatto, faccio avanti, duplica le notifiche del telefono, personalizza le notifiche, facciamo personalizza le notifiche perché non le vogliamo tutte, ma possiamo attivare quello che vogliamo noi, vedete qua messaggi, 3B meteo, blablabla, quello che vi interessa di più utilizzare, quindi quello che volete potete attivarlo. Io in questo caso qua andrò a attivare solamente i messaggi, andrò a disattivare, ho capito, bene WhatsApp no perché lo tengo per l'altro orologio che ho, anche perché volevo fare dei confronti con un orologio che costa 10 volte tanto, a vedere cosa cambia. Comunque qua ci sono tutte le app come vedete. Eccoci qua, avanti, chiamate in arrivo, se volete attivarlo o no, io adesso faccio ignora, sincronizza le informazioni del sistema avanti, perché qua arrivano tutte, questo mi dice autorizzazione a posizione, consenti sempre, consenti solo mentre l'app è in uso, eccetera. Perché? Perché lui non ha il GPS integrato, quindi usa il GPS del vostro telefono. Io dico consenti solo sempre l'app è in uso. Bene, andiamo indietro. Qua mi dà il consiglio di come collegarci e come metterlo su nel braccio, avanti, widget, avanti, mi faccio avanti, avanti, fatto. Sei pronto, adesso lui dovrebbe sincronizzare anche l'orario. Andiamo a vedere, qua mi dà il riassunto del connesso, batteria 64%, mai ricaricato dopo l'associazione, sincronizza e ok. Allora, a volte cosa succede? Più di qualche persona mi dice ah Lorenzo non riesco più a vedere il WhatsApp, non mi funziona più quello. Andate, almeno una volta al giorno, andate dentro nell'app e fate sincronizza, in modo che lui sincronizza il tutto e resta sempre connesso, perché tanti non si connettono al telefono e quindi lui dice cosa sto facendo, non riesco a fare. Bene, adesso andiamo a vedere un attimo il telefono e poi andremo a vedere un po' meglio l'applicazione. Questo è il nostro telefono, voglio cambiare la mia watch face, quindi la mia schermata. Ok, faccio così, tengo premuto qua e scelgo quello che mi piace di più. Vedete, adesso ce ne sono alcuni qua dentro, tipo questo qua, mi piace perché ha una bella schermata. In automatico, quando cambio qua, mi cambia anche nell'app, che avete visto che è cambiato. Io adesso spengo la registrazione del telefono e dopo andiamo a vedere. Eccoci qua. Quindi tengo premuto questo e posso cambiare. Dalla schermata principale, quindi se fate un swipe così verso, adesso gli diamo un colpetto, verso di qua, questo posso personalizzare, posso andare su allenamento, quanto ho dormito, il meteo, poi posso mettere l'ossigenazione del sangue, i battiti cardiaci, eccetera. Posso configurarlo anche con Alexa, quindi molto bene. La sveglia, il timer e non in riproduzione, qua c'è la musica se volete collegare della musica. E poi torniamo all'orologio. Se noi clicchiamo, adesso riclicco, vado verso su, ho tutte le scorciatoie per andare le varie scorciatoie, la torcia, la vibrazione, se voglio pulirlo dall'acqua, vedete, questo qua essendo impermeabile e che ha le chiamate posso pulire l'altoparlante dall'acqua, ma sono appena uscito dalla doccia, ho preso dell'acqua e possiamo toglierlo. Poi da sinistra verso destra torniamo indietro, da destra verso sinistra torniamo all'inizio di prima, dall'alto verso il basso nessuna notifica perché non ci è arrivata nessuna notifica in questo momento qua che vedete. Poi se voglio andare nel menu clicco una volta e vado dentro nel menu. Qui abbiamo l'allenamento, corsa all'aperto, camminata, attività libera, escursionismo, ciclismo all'aperto, tapis roulant, salto della corda, altro. Vedete, è diviso per attività all'aperto, allenamento, danza, sport di combattimento, sport con la palla, sport invernali, sport ricreativi, giochi di carte da tavolo, addirittura altro 3 elementi, addirittura le sport da... Ok, poi torniamo qui, qua abbiamo tutta la cronologia dei nostri attività,
Qui abbiamo quello che abbiamo fatto durante il giorno, quindi la camminata, abbiamo un minimo 6.000 passi, eccetera, eccetera, eccetera. Torniamo qui, qua abbiamo i battiti cardiaci, qua abbiamo punteggio di vita, ok, lui fa una stima. Qui abbiamo l'ossigenazione del sangue, quanto abbiamo dormito, qui abbiamo lo stress, qui, ecco, questa è una cosa che io utilizzo tantissimo, gli esercizi di respirazione. Qua a volte o non hai voglia di dormire, o ti senti un po' stanco, o sei stressato, cose del genere, fai gli esercizi di respirazione ed è impressionante come passa. Meteo, qua abbiamo il calendario, eccoci qua, bello grande, anche ben fatto secondo me. In questo caso qua, per tornare indietro, mi gira il calendario. Quindi come si fa a tornare indietro? Si dà un clic qua e poi torniamo sul menu. Calendario, qua abbiamo la rubrica, la fotocamera, perché se lo colleghiamo al Bluetooth possiamo usarlo come interruttore, diciamo, per la fotocamera, come pulsante di otturazione. La musica, le chiamate, qua posso fare le chiamate, la sveglia, il cronometro, il timer col controllo alla rovescia, qui abbiamo, per far squillare il telefono quando è distante, la torcia, quindi diventa tutto il display bianco, possiamo farlo così o lampeggiante, bene, e qua abbiamo le impostazioni. Adesso andiamo a vedere un po' il menu di impostazioni, quadranti, che è quello che vi dicevo prima, notifiche, qua possiamo andare a selezionare attivo lo schermo, avvisa quando il telefono è bloccato, eccetera. Suoni e vibrazioni, quindi qua possiamo andare a mettere il suono per quanto riguarda quando arriva una chiamata, eccetera. Display, la luminosità, blocco automatico dopo 5 secondi, no, io voglio prolungarlo, facciamo 25 secondi e cambiamo. Ok? Poi solleva per attivare programmato, quindi qua posso dire solleva solamente di giorno, di notte. Questa è una bella funzione perché se di notte sei a letto e magari giri il polso si accende sto faro, invece no, io posso programmarlo che inizia dalle 8 di mattina e finisce alle 10 di sera. Perfetto. Tocca per attivare e copri per disattivare. Copri per disattivare, faccio così e lui si disattiva. Bella anche questa funzione qua e lo disattivo. Bene, buona anche questa. Ok, torniamo sul menu sempre di impostazioni che stavamo guardando. Penso di aver finito tutto. Suoni e vibrazioni, display, modalità notte, rilevamento automatico degli esercizi. Posso mettere anche questo qua, non tutti gli esercizi, ma alcuni principali camminate e cose del genere funzionano. Infatti loro mettono gli allenamenti supportati includono corsa, camminata, ciclismo, elitica, vogatore e salto con la corda, promemoria, allenamento terminato, eccetera. Bello questo perché a volte andiamo a fare una camminata, non ci ricordiamo di attivarlo, invece lui si attiva in automatico. Disposizione degli elementi, il codice PIN se vogliamo mettere un codice di sicurezza per entrare dentro, la batteria, qui andiamo a vedere la batteria, quant'è? 64%, ancora 12 giorni mi dice. Informazioni sull'orologio, qua abbiamo il Redmi Watch 5 Active, modello, indirizzo, il sistema operativo e la versione. Bene. Sistema, qua possono fare gli aggiornamenti o spegnerlo e rimpostarlo per riavviarlo praticamente. Buono, penso di aver detto tutto. Adesso andiamo a vedere un attimo l'applicazione, come è fatta, però questo ve ne parlerò dopo averlo usato per una settimana, penso, così almeno ci parliamo e vediamo come va. Qui abbiamo sempre le notifiche e chiamate, quello che vedevamo prima, possiamo personalizzarle come vogliamo noi. Poi abbiamo chiamate in arrivo, anche quello possiamo personalizzarlo, fitness e salute, app, perché possiamo scaricare altre app, musica, sveglia, promemoria, meteo, eccetera. Poi abbiamo sicurezza, SOS emergenza, qua possiamo andare a mettere dentro i dati. Sulla sicurezza questa è una cosa molto importante perché premi il tasto destro 3 volte in rapida successione per chiamare il tuo contatto di emergenza. Il dispositivo deve essere connesso al telefono Bluetooth. Questa è una bella funzione che hanno messo dentro, secondo me. Magari ti serve una volta sulla vita, ma quando ti serve, purtroppo serve. Assistente vocale, che appunto abbiamo Alexa, e qui basta andare a mettere dentro il tuo account di Amazon e così puoi comandare anche i vari dispositivi domotici che hai a casa direttamente dal vostro telefono. Molto valida questa. Bene, poi abbiamo gli allenamenti, qua abbiamo il riassunto di tutti gli allenamenti con tutti i vari allenamenti appunto. Salute
e qua abbiamo il riassunto di tutta la giornata. Bene, io adesso andrò a utilizzarlo per un po' e poi magari vi creerò un altro video. Adesso al momento era giusto per farvi vedere come funziona e come va. Bel display, super display, torno a ripetere, per il prezzo che ha, secondo me è molto molto valido. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!